Buonasera a tutti, io sono Dinesha per gli amici di D e benvenuti alla quarta puntata della Perisucco. Questa sera abbiamo un succo di frutta alla pesca. Quanti ricordi che mi sorgono nella memoria. Mia madre, che a scuola me lo dava sempre per merenda, insieme al panino o alla banana. Vabbè, è un'altra storia. Comunque, benvenuti e questa sera vi parlerò di un libro molto molto speciale, almeno per me. Si intitola Il magico mondo di Madre Natura. È un libro speciale perché l'ho scritto io. È una raccolta di 7 storie per bambini scritte nell'arco di tanti anni e che poi grazie a Cristiana Voghino e alla sua casa editrice, Voghino Editrice Didattica Attiva, è stato pubblicato a settembre 2019. Quindi è un piccolo sogno che si è avverato. Dovete sapere che queste storie nascono per il teatro. Infatti, quando lavoravo con i bambini, le usavo per leggerle e le mettevo in scena sia con loro che interpretavano i vari personaggini, sia io con la mia compagnia le abbiamo messe in scena per i bambini. Quindi c'è stata una doppia visione, sia interpretarle sia vederle interpretate. L'adattamento teatrale che ne avevo fatto ha un altro titolo, che è Quando il mondo si anima. Erano sempre queste stesse 7 storie, ovviamente non erano scritte in prosa, ma in discorso diretto. È un libro molto importante per me perché sono 7 storie che parlano di animali, di piante, di bambini, di esseri umani che interagiscono appunto con il mondo della natura, quindi contengono anche in sé una morale, un insegnamento alla fine della storia, ed è anche un modo per avvicinare ai bambini alla solidarietà, ai temi dell'ambiente, della natura, al rispetto di ciò che li circonda. È un libro molto importante per me perché racchiude in sé il legame che ho con i bambini e anche con le storie di fantasia. La mia passione per la scrittura è molto varia, quindi anche scrivere per l'infanzia è sempre stata una mia grande passione, ma fondamentalmente perché anch'io sono rimasta un po' bambina dentro, quindi credo che non si possa scrivere o insegnare ai bambini se non si è rimasti un po' bambini dentro. Adesso però vorrei leggervi una delle storie contenute in questo libro. Però avrei bisogno di qualcuno. Ah, sì! Paolo! Oh no, ancora, ma stavo mangiando! Che cosa stai mangiando? Beh, in realtà stavo mangiando una merendina che contiene No, delle carote. ma questa è una Camilla. No, non la Sì. devi mangiare. E poi tra poco andiamo a cena. Va bene, ok, non la mangio. E quando posso mangiarla? Domani mattina, a colazione. Domani mattina con Sei a dieta. Ma... Va bene, senti, ti ho chiamato perché dobbiamo leggere Ma che cosa? Il magico mondo di Madre Natura. Ah, ma dai, che bello! Sì, il fico e il fico d'India. Un fico e un fico d'India. Un giorno, in un posto e in un tempo indefiniti, 2 contadini piantarono un fico e un fico d'India in 2 bellissimi giardini. Essi crebbero senza accorgersi della reciproca esistenza, separati da uno steccato. Gli anni passarono e pian piano i rami dell'uno e dell'altro cominciarono a oltrepassare la barriera che li aveva tenuti divisi per tutto questo tempo. Un giorno, all'improvviso, si ritrovarono faccia a faccia. Ehi, ma tu chi sei? Stai sconfinando dalla mia parte! Disse il fico d'India. Io? Ma se sono le tue spinacce che stanno invadendo il mio territorio. Rispose il fico. Le mie spinacce? Ma lo sai che queste spinacce servono a difendermi dagli intrusi come te? Io sto qui da più tempo, sono anziano e devo avere molto spazio. Io sono un intruso. E tu? E tu sei solo un prepotente. Sarai anche più grosso e più forte, ma io ti supero in altezza e intelligenza. Ribadì il fico. Vuoi dire che mi guardi dall'alto verso il basso? Caro spilungone, attento a come parli, altrimenti ti faccio assaggiare una delle mie spine. Il fico, vedendo che la situazione si stava mettendo male,
gli disse con tono accomodante. Oh, ma quante storie per dello spazio! Io ne ho preso un po' a te e tu un po' a me. Così siamo pari. Diventiamo amici? Il fico d'India lo guardò dubbioso. Ok, ma niente scherzi. Come ti chiami? Oh, mi chiamano albero di fico. Ma mi prendi in giro? Io sono un albero di fico e per fortuna non siamo uguali. Il fico cominciò a spazientirsi. Per fortuna lo dico io. Sei una pianta grossa, grassa, piena di spine e senza poesia. Nessuno può toccarti. Hai troppi difetti per essere un vero fico. Io sì che lo sono, il più bello del vicinato. Il fico d'India si mise a ridere e sbottò. Ah, questa sì che è bella! Sei così magro e spilungone che basterebbe un soffio di vento per farti cadere come un fuscello. Solo io sono il vero fico, simbolo di forza e potenza. Tutti in questo giardino mi rispettano. Visto che fai il gradasso, sai anche produrre frutti? Chiese il fico e continuando. Io sì, e sono morbidi e succosi. Assaggiane uno. Ah, no, grazie. Non vorrei morire avvelenato. Per tua conoscenza, razza di ignorante, li vedi questi cosi rossi, viola, gialli e verdi? Sono dei frutti buonissimi e in tutto il vicinato sono l'unico che li ha. Il fico stava per ribattere arrabbiatissimo quando si unì al discorso un grazioso uccellino che si era posato sullo steccato e aveva assistito divertito alla singolare disputa. Ehi, basta voi due! Ci sono piante e animali che gradirebbero un po' di silenzio. Però siete davvero comici. I due si interruppero d'improvviso e fecero in coro. Tu chi sei? Cosa hai da ridere? L'uccellino, per niente spaventato, Sono Passi il passerotto. Ho ascoltato casualmente i vostri discorsi e rido della vostra ignoranza perché vi vantate di ciò che avete senza sapere che cosa siete. Io lo so, sono un fico. disse il fico d'India. No, non è vero. Sono io il vero fico. Gli fece eco il fico. Visto? Voi non sapete chi siete. Ribadì Passi. Con estrema calma l'uccellino proseguì. Data la vostra stupidità, ve lo spiegherò io. Tu sei un fico normale, hai fusto alto, foglie larghe e frutti piccoli e succosi che io adoro. Poi Passi si girò verso l'altro albero. Anche tu sei un fico, ma d'India. Appartieni alla famiglia delle cactacee. Hai fusto largo e tozzo, foglie ovali e spinose e frutti colorati che non ho mai assaggiato. È tutto chiaro adesso? Le due piante si studiarono un momento incuriosite. Poi il fico d'India disse commosso. Sì, allora siamo fichi tutti e due. Se avessi saputo che eravamo parenti, non mi sarei mai comportato così. Anche il fico aveva le lacrime agli occhi e rispose. Oh, se sei d'India, devi essere un parente lontano, ma che dico, un fratello. Oh, ma ben trovato! D'ora in poi, ciò che è mio è tuo! Ai. Passi restò sgomento. No, veramente non volevo dire questo, ma va bene lo stesso, anzi è meglio. Passi avrebbe voluto spiegare alle due piante che non erano né fratelli né parenti.
Era solo il nome ad accomunare i due. Esitò ad approfondire l'argomento per evitare altre polemiche. Se ne andò comunque contento dai suoi amici perché aveva salvato l'intera flora e fauna del vicinato da un gran mal d'orecchie. Ah, wow, quanti bei ricordi che sono legati a questo spettacolo, a questa opera, a questo libro, in realtà a questo racconto in particolare. Dovete sapere che quando l'abbiamo messo in scena noi non avevamo praticamente niente, no? Abbiamo costruito tutto noi, cioè dalle scenografie, quindi non so, gli alberi. Abbiamo fatto i fiori, abbiamo fatto le foglie da attaccarci alle mani. Lui aveva le pale di fico d'India. Sì, avevo le pale con i fichi d'India attaccati, incollati, fatti con la carta crespa. Abbiamo fatto anche il librone, perché ti ricordi? Noi avevamo fatto lo spettacolo, l'avevamo messo in scena in modo che ci fosse il narratore con un libro gigante, come se stesse raccontando la storia, e poi ci fossero i personaggi in scena che parlavano, quindi che si animavano. E mi ricordo la cosa che abbiamo fatto un lavoro incredibile proprio sui personaggi in quel periodo, perché bellissimo. sembra facile. Per interpretare delle storie che siano adatte ai bambini bisogna un po' ritornare ai bambini, cioè bisogna entrare in empatia con loro, parlare un po' come parlerebbero loro, divertirsi, vero? La parola d'ordine era divertimento. Beh sì, perché bisognava giocare con se stessi, bisognava trovare qualcosa che non avevamo, qualcosa che era nascosto, che era assopito da tempo, esatto. Quindi, il bambino che è in noi, il bambino che è in noi, esatto. quindi giocare a fare le piante, giocare a fare i bambini, giocare a fare gli animali, è stato molto le divertente. stagioni, perché ci sono anche le stagioni, ma non vi dico di più, basta. Basta, niente spoiler. No, assolutamente. E soprattutto abbiamo lavorato molto anche proprio sul cambiare le voci, un po' come abbiamo fatto noi, cioè il caratterizzare i personaggi. Perché, sì, vero? Perché intanto perché quando si interpreta un albero, una pianta, bisogna anche avere un po' il corpo, quindi lavorare sul corpo per anche cambiare la propria postura, cioè non bisogna essere noi stessi, ma dobbiamo diventare quei personaggi lì. E secondo, caratterizzare la voce. La voce va anche differenziata in base a chi si sta interpretando, perché per esempio se, ecco, il figo d'India è un po' una pianta grassa, Sì, beh. la pianta. E quindi la voce come sarà? Un pochino più profonda, più roca, più forte. Invece il fico o il passerotto avevano delle voci un pochino più esili, più piccoline, quindi al contrario andare invece sugli acuti. Bene, grazie Paolo per aver partecipato. Ma come grazie? Io volevo leggere un'altra No, storia, per favore. alla Dai, prossima per volta. favore, no! Andato. Allora, questa sera vi ho parlato di questo libro molto speciale per me. Come sempre troverete qui sotto in descrizione al video i link per acquistare il libro. Auguri e alla prossima puntata. Ah, stavo dimenticando. Abbiamo appena finito questo primo ciclo di 4 incontri della Perisucco. Ci siamo veramente divertiti tanto e abbiamo deciso di continuare. Dalla prossima settimana ci sarà un nuovo ciclo di incontri della Perisucco a tema... no, non ve lo dico. Continuate a seguirci. Alla prossima puntata.